Cari amici, oggi vi parlerò di un evento sportivo svoltosi in Cina che purtroppo si trasformò in tragedia. La mattina del sabato 22 maggio 2021, in molti si recarono presso l'area panoramica della foresta di pietra del fiume Giallo, anche se il tempo e le previsioni meteo non prevedevano niente di buono. Ma ugualmente tutti erano in trepida attesa che scoccassero le 9 e di sentire il colpo di pistola che dava il via al loro sport preferito, la corsa. Si trattava della comunemente conosciuta maratona di Gansu, o propriamente la maratona della foresta di pietra del fiume Giallo, che si svolse nella nordica provincia cinese di Gansu, più precisamente nella contea di Jingtai, sotto la prefettura della città di Baiyin. A un'ora d'auto dalla città si trova il parco geologico della foresta di pietra del fiume Giallo, che copre un'area totale di circa 50 km², inclusi 10 km² della famosa foresta di pietra, formatasi milioni di anni fa. Nell'arco di millenni, sotto l'azione congiunta del movimento della crosta terrestre e dell'erosione causata dagli agenti atmosferici, si sono formate queste impressionanti rocce alte fino a 100 metri e alcune pure oltre. L'edizione sportiva di quell'anno ha riunito migliaia di concorrenti e prevedeva 3 eventi. 5 km di corsa non competitiva aperta a tutti e senza limiti al numero di partecipanti. Una mezza maratona trail run di 21 km per un massimo di 600 atleti e un'ultramaratona trail run di 100 km per massimo 400 corridori. Nessuno dei 172 partecipanti a quest'ultimo evento si sarebbe immaginato che quel weekend avrebbe perso la vita praticando la sua più grande passione. Per la cronaca e per chi non lo sapesse, una trail run è una disciplina podistica a tempo che si svolge percorrendo prevalentemente sentieri sterrati, che possono essere ubicati in montagna, deserto, bosco, pianura o collina, e spesso comprende salite e discese con dislivelli totali significativi, si parla anche di migliaia di metri. Questa gara di trail run di 100 km ha richiamato alcuni dei migliori maratoneti da tutto il paese e anche dall'estero. A partire dalla prima edizione del 2018, l'organizzazione dell'evento era affidato a 2 ditte, il gruppo industriale Gansu Wanmei e la società di sviluppo sportivo culturale Gansu Shenjing, entrambi di proprietà di Wi Xiuan e Zhang Xiaoyan, marito e moglie. Il percorso, da concludersi in un tempo massimo di 20 ore, quindi entro le 5 della mattina di domenica, comprendeva 9 posti di controllo, nei quali il corridore doveva in gergo punzionare il passaggio. Oltre a questi era presente un punto di rifornimento e ristoro, dove i corridori avrebbero potuto anche riposare. Ovviamente i corridori con maggiore capacità ed esperienza cercano di limitare al minimo la permanenza ai punti di controllo per ovvi motivi di cronometro. Basti pensare che l'anno precedente il supermaratoneta Liang Jing completò i 100 km in soli 8 ore, 38 minuti e 15 secondi, mentre l'ultimo arrivato in quasi 19 ore. Al posto di controllo numero 6, a circa 60 km dalla partenza, gli organizzatori allestirono una postazione per il cambio abiti, dove i partecipanti avrebbero potuto cambiarsi scarpe o vestiti dai loro zaini trasferiti in anticipo prima della partenza. Memori delle edizioni precedenti, soleggiate con temperature miti, la maggior parte di loro decise, nonostante il tempo non fosse bello, di partire senza giacca a vento, solamente con pantaloncini e canottiera, e gli attrezzi obbligatori dal regolamento, come coperta termica, cellulare, fischietto, borraccia con almeno 1 litro di liquidi, lampada frontale con batterie di riserva, pettorale di gara, chip di cronometraggio, file GPX del percorso e localizzatore GPS. Mentre l'elenco dell'equipaggiamento consigliato comprendeva bevande elettrolitiche, ulteriore acqua, integratori energetici, cappello da sole, occhiali da sole, foulard sportivo, bastoncini da trekking, giacca a vento, biancheria intima termica e kit di pronto soccorso. Ci tengo a precisare che la giacca a vento era nell'equipaggiamento consigliato e non obbligatorio. Nel calendario delle gare il percorso non era considerato di elevata difficoltà. Il dislivello maggiore si trovava tra il posto di controllo 2 a 1347 metri sul livello del mare e il posto di controllo 3 e si trovava a 2230 metri di quota, quindi un dislivello tra i 2 punti di 883 metri. Tuttavia,
gli 8 km di questa tratta presentavano alcune sessioni difficili. Questa parte, denominata Terra di Nessuno, era un ripido e stretto sentiero di pietra mista a sabbia, inaccessibile ai veicoli. In alcuni punti la pendenza e la cedevolezza del terreno obbligava gli atleti a usare anche le mani per salire. Inoltre, in questa sezione c'erano parecchi punti ciechi per il segnale del telefono cellulare, a quanto pare fatto sconosciuto agli organizzatori. Ed è proprio quasi alla sommità di questo tratto che avvenne il disastro. Alle 9 del 22 maggio, il sindaco della città di Bain diede il via all'evento con un colpo di pistola. Il tempo era tutt'altro che piacevole, con temperature intorno ai 7 gradi, presso l'area panoramica della foresta di pietra del Fiume Giallo, a 1595 metri di quota. Nel frattempo, un fronte freddo proveniente dalla Mongolia attraversò il deserto del Tenger in direzione della foresta di pietra, portando con sé pioggia, grandine, vento forte e un repentino abbassamento della temperatura. Alle 11, in prossimità del punto di controllo 2, iniziò a piovere. Uno dei corridori di testa, Zhang Xiaotao, raccontò questo. Quando ho raggiunto i piedi della montagna c'era già vento e pioggia, ma le condizioni si sono intensificate man mano che proseguivo in salita. Ero a metà della montagna, quando cominciò a cadere grandine. Il mio viso era colpito dal ghiaccio e la mia vista era offuscata, rendendo difficile vedere chiaramente il sentiero. Erano quasi le 12 quando la temperatura si era improvvisamente abbassata e iniziò a grandinare. Zhang Xiaotao continuò dicendo: alla fine sono caduto e non sono riuscito a rialzarmi. Mi sono subito coperto con una coperta isolante, ho tirato fuori il localizzatore GPS e ho premuto il pulsante SOS. Dopodiché ho perso conoscenza. Purtroppo, tra i primi 6 corridori sono stato l'unico a sopravvivere. Questo è il racconto della personale tragedia di Zhang Xiaotao, rilasciato a Caixin Media di Pechino. I corridori più veloci in testa alla gara erano Liang Jing, Wang Yinbin e Cao Pengfei, che superarono il posto di controllo 2 alle 10:44. Staccati di alcuni minuti, Zhang Xiaotao, Wu Panrong e Wang Guangjun, seguiti da altri con vari distacchi. Verso mezzogiorno erano già sull'altopiano in prossimità del punto di controllo 3, quando incontrarono le condizioni meteo più brutte. Il vento raggiunse un'intensità di scala 8 con punte di 9 e la temperatura scese all'incredibile valore di meno 5 gradi centigradi. Una volta iniziata la tempesta, per loro non ci fu modo di tornare indietro. Erano fradici e la forte grandine riduceva drasticamente la visibilità disorientandoli. Infatti, alcuni persero la traccia del sentiero cercando di trovare riparo, non sapendo che di lì a pochi metri si trovavano delle grotte, in cui avrebbero potuto trovare sollievo dal clima. Sul telefono di Wang Yinbin si possono vedere il percorso e i tempi dei suoi ultimi movimenti e quelli dovuti ai soccorritori la mattina seguente. Il freddo intenso e l'abbigliamento troppo leggero stavano gradualmente logorando le energie facendogli perdere il controllo dei propri arti, fino a cadere in ipotermia e perdere conoscenza. Entro mezzogiorno 131 atleti avevano superato il posto di controllo numero 2, ma viste le condizioni del tempo, la maggior parte di loro abbandonò la gara. Ma alcuni, sfidando il clima, proseguirono ugualmente, per poi arrendersi e cercare rifugio in case di pietra lungo il percorso, dove furono successivamente prelevati dalle squadre di soccorso. Dopo le 4 del pomeriggio, quando il tempo era in netto miglioramento, 4 corridori evidentemente più lenti, ignari di quanto era successo sul sentiero, riuscirono a raggiungere il terzo punto di controllo, superarlo e arrivare al quarto, dove furono informati che la gara era ormai sospesa. Questi si lamentarono che non trovarono nessuno al terzo posto di controllo, nonostante l'organizzatore avesse dichiarato aiutanti per un totale di 60 persone, che smistato ad ogni punto di controllo avrebbe vigilato sullo svolgimento e la sicurezza della gara. La prima richiesta di soccorso via GPS è stata inviata alle 11:50 proprio da Zhang Xiaotao, ma il primo messaggio di soccorso è stato inviato tramite il gruppo di messaggio ufficiale WeChat alle 12:17, mentre una foto di 10 corridori abbracciati insieme è stata inviata alle 12:30.
A questo punto, una squadra di ricerca privata mal equipaggiata chiamata Blue Sky Rescue, di stanza sulla linea di partenza, ha inviato alcuni dei suoi 39 membri sulla collina. Zhu Keming, 49 anni, un pastore che stava facendo pascolare le sue pecore in zona, si nascose in uno yadong, antiche dimore usate oggi come rifugio in caso di maltempo. Alle 14 fu sorpreso da un corridore davanti alla grotta che gridava per chiedere aiuto. Lo accolse mettendolo vicino al fuoco e gli diede un'altra punta per riscaldarsi. Presto altri 5 corridori trovarono rifugio nella grotta di Keming, tra cui Zhang Xiaotao, recuperato dal pastore a pochi metri di distanza. Verso le 16, Zhu Keming riuscì a riavere il segnale del telefono cellulare e informò gli abitanti del villaggio Shansheng. Le persone, tutte sulla cinquantina, si precipitarono ad aiutare, portando vestiti caldi e trapunte. Alla fine, la maggior parte dei sopravvissuti venne tratta in salvo dalla gente del posto, che li condusse al riparo nelle grotte circostanti. I vigili del fuoco della contea di Jingtai, situati a 33 km di distanza, partirono alle 16:21. Tuttavia, il punto più vicino che potevano raggiungere con i mezzi di soccorso era il punto di controllo 4, che raggiunsero alle 17:45. Da lì dovettero camminare in salita per oltre 5 km, scalando un dislivello di 298 metri. Non fu semplice per loro raggiungere la zona in cui si trovavano i corridori dispersi. Alle 21, una volta arrivati sul posto, la missione di salvataggio si trasformò in una missione di recupero dei cadaveri. Vennero recuperati i corpi di 21 corridori, tra loro anche il 31enne Liang Jing, considerato il miglior trail runner della Cina. Nel conto anche Wang Guangjun, campione non udente dei Giochi Paraolimpici Nazionali del 2019, e molti altri. 18 uomini e 3 donne, tutti morti di ipotermia, più 8 feriti. L'avviso meteo dell'Ufficio Meteorologico del Gansu del 21 maggio aveva confermato che ci sarebbero stati temporali con forti precipitazioni, grandine e raffiche di vento nella provincia di Gansu dal 21 al 22 maggio. Wu Xiuan, padrone del gruppo industriale Gansu Wanmei, guardò le informazioni meteorologiche inviate al suo telefono cellulare e, per il timore che molti atleti si ritirassero, decise di non enfatizzare troppo il fattore meteorologico. Ritenne più importante il regolare svolgimento dell'evento, piuttosto che rimborsare i concorrenti annullando la gara. La gara fu annullata quando ormai i segnali di soccorso ricevuti erano troppi per essere tenuti nascosti, ma ormai era troppo tardi per tutti i concorrenti più veloci che si erano ormai addentrati nell'area maledetta. Le autorità si affrettarono a determinare le cause della tragedia e le responsabilità degli organizzatori. La gara era stata promossa dalla prefettura di Baiyin e dal comitato del Partito Comunista della contea di Jingtai e, secondo lo schema politico cinese, le autorità locali furono le prime a prendersi la colpa del disastro. Venne puntato il dito contro il segretario del Partito Comunista della contea di Jingtai, Li Zoubi, che dopo essere stato interrogato dalla commissione disciplinare il 9 giugno 2021 si tolse la vita, gettandosi dall'edificio del suo appartamento. A seguito di un'indagine di 2 settimane, il tribunale emise la sua sentenza, dichiarando la società di sviluppo sportivo-culturale Gansu Shenjing direttamente responsabile dell'incidente. L'azienda di Zhang Xiaoyan aveva solo 12 dipendenti a tempo determinato, senza esperienza in eventi sportivi di questa portata. Il capo dell'azienda, Zhang Xiaoyan, e altre 5 persone, più altri funzionari locali del partito, sono finite in carcere. Inoltre, i risultati dell'indagine hanno anche portato all'evidenza che la signora Zhang Xiaoyan ha commesso atti illegali di turbativa d'asta nel processo di gara di appalto. Le altre 2 società, Jiui Company e Dingli Company, che hanno partecipato alla gara per questo concorso, erano società dei 2 fratelli minori della signora Zhang Xiaoyan, di nome Zhang Xiaoming e Zhang Xiaowei. E penso che ci siamo capiti. L'amministrazione generale dello sport cinese, nella persona di Gou Zhengwen, interruppe tutti gli eventi sportivi ad alto rischio, comprese le maratone prive di un organismo di supervisione, di regole e di standard di sicurezza. Il numero di vittime ha reso il triste primato all'ultramaratona di Gansu 2021 come la maratona più mortale di sempre
e rappresenta di fatto una tragica lezione su come un approccio irresponsabile e mirato al solo guadagno possa portare alla perdita di vite umane. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando un pollicione all'insù e iscrivetevi al canale.